Ciao a tutti e benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Tutti i dettagli sono nel nostro video, ma prima non dimenticate di iscrivervi e condividere. Ci aiutate a raccontarvi cosa succede davvero dietro le quinte. Grazie di cuore. Oggi vi portiamo a Istanbul, dove le luci di un grande concerto hanno illuminato non solo il palco, ma anche uno degli intrecci sentimentali più chiacchierati degli ultimi anni. Can Yaman e Demet Özdemir sono stati sorpresi fianco a fianco tra la folla. Non apparivano insieme da tempo, eppure ieri notte, tra cori e applausi, si sono ritrovati nello stesso punto, a un respiro di distanza, cercando di confondersi con il pubblico. Invano. Gli occhi dei fan non perdonano, e la città non dorme quando il gossip bussa. Secondo i presenti, i due hanno fatto di tutto per non attirare l'attenzione. Arrivi separati, sguardi bassi, movimenti calcolati. Eppure, proprio quel modo di cercare il silenzio ha stuzzicato la curiosità. Chiara li giura di averli visti vicinissimi per gran parte della serata, a scambiarsi sorrisi leggeri e parole all'orecchio, quelle parole che non si sentono ma si capiscono. Hanno evitato di smentire le voci nelle ultime settimane, scegliendo la strada del silenzio. Ma ieri, quel silenzio sembrava quasi parlare. È nata spontanea la domanda che ha attraversato social e chat. Can e Demet sono tornati insieme? Le indiscrezioni più insistenti raccontano che, in realtà, la loro storia non si è mai davvero spenta. Che tra un set e l'altro, tra impegni e chilometri, abbiano preferito rimanere lontani dai riflettori per proteggersi, per respirare. Chi li conosce bene sostiene che il loro legame sia rimasto saldo, tenuto in piedi da messaggi rubati al giorno e incontri pianificati al minuto. Anche ieri sera, raccontano, l'organizzazione è stata chirurgica. Ingressi diversi all'arena. Posti calcolati, contatti rapidi con lo staff per evitare occhi indiscreti. Il dettaglio più commentato? Durante i brani romantici, Can e Demet non distoglievano lo sguardo l'uno dall'altra. A tratti cantavano sottovoce, come se la canzone parlasse di loro, come se quelle parole antiche sapessero di un ritorno. Diversi spettatori hanno tirato fuori il telefono, e in pochi minuti i video hanno iniziato a rimbalzare di chat in chat, fino ad approdare sui social. Il trend è esploso, milioni di visualizzazioni e una valanga di commenti. Felice che si siano ritrovati, scrive qualcuno. Non serve nasconderlo, si vede che si amano, aggiunge un altro. E poi l'osservazione che ha fatto discutere, non può essere un caso. Si vedono di nuovo, si capisce a 1 chilometro. L'onda dei cuori è partita e non accenna a fermarsi, perché quando una storia resta nel cuore della gente, basta un indizio per rianimarla. Non è la prima volta che le voci corrono. Tempo fa erano stati notati a Bodrum, poi all'estero, in luoghi dove si cerca l'anonimato ma l'anonimato non c'è mai davvero. Eppure nessuno dei due ha mai ammesso né smentito. Non parliamo della nostra vita privata, hanno ripetuto. Una frase semplice, eppure capace di alimentare il mistero. Adesso, dopo questo concerto, si è riaccesa l'idea che quella complicità nata con Erken Cikus non sia mai svanita, ma anzi abbia trovato nuovi modi per respirare lontano dai riflettori. Un amico vicino alla coppia, intercettato dai bene informati, ha lasciato intendere più di quanto volesse. Can e Demet faticano a stare lontani. Hanno provato a prendersi spazio, ma quando si incrociano la scintilla è lì. Adesso preferiscono vedersi in segreto, la pressione mediatica è enorme. Parole che hanno dato forma a ciò che il pubblico ha intravisto tra la folla, un'attenzione reciproca fatta di piccoli gesti, più forti di 1000 dichiarazioni. Da dietro le quinte filtrano anche altri particolari. Pare che si siano dati appuntamento con largo anticipo, incastrando l'agenda tra shooting, progetti e viaggi. L'idea del concerto, dicono, è nata quasi per gioco. Condividere un'ora di musica, confondersi tra la gente, sentirsi normali. Per mimetizzarsi, hanno puntato sulla semplicità. Demet, elegante senza sforzo, con un blazer nero e un paio di jeans. Can, camicia morbida e giacca di pelle, quell'aria di disinvoltura che tenta di passare inosservata e invece cattura. Un altro dettaglio da film, l'intesa resa evidente dagli sguardi lunghi, dal modo in cui si cercavano tra le luci. C'è chi assicura di averli visti cantare insieme un ritornello, sottovoce, e poi ridere come se si fossero raccontati un segreto. E quando le luci si sono abbassate, non hanno avuto fretta. Hanno aspettato che la folla si disperdesse, hanno controllato le uscite, hanno scelto un passaggio secondario. Ma alcune telecamere dei fan, più veloci dei riflessi dei due,
hanno catturato l'istante in cui si sono avvicinati all'auto. La notte, poi, ha fatto il resto. I contenuti caricati in rete hanno acceso le prime pagine del mattino. Ritorno di fiamma tra Can Yaman e Dimet Özdemir. Una domanda più che un titolo, come se anche i giornali non volessero infrangere quel fragile equilibrio tra curiosità e pudore. Gli amici intanto parlano di una stanchezza profonda di Dimet verso l'attenzione incessante. Vorrei che si parlasse del mio lavoro, non della mia vita, avrebbe confidato. Eppure, quella stessa vita continua a bussare alla porta del racconto pubblico, soprattutto quando l'alchimia con Can sembra crescere nel silenzio. La scena finale della serata è passata quasi inosservata, ma chi c'era la ricorda bene. Prima di uscire, Can e Dimet si sono fermati dietro le quinte a salutare alcuni amici. Poche parole, sorrisi complici, il tono basso. Poi, camminando verso l'auto, quell'abitudine di avvicinarsi per dirsi qualcosa che nessun microfono può rubare. Hanno chiuso la portiera con discrezione, e per un istante pareva di assistere a una scena già vista, familiare e nuova insieme. C'è un altro tassello che infiamma il dibattito. Nulla di ciò che abbiamo visto ieri sarebbe nato per caso. Dalla scelta dei posti alle tempistiche dei messaggi, tutto sarebbe stato pianificato per lasciare il minimo margine all'imprevisto. Un incontro segreto lungo settimane, che ha trovato nel concerto il pretesto perfetto. Eppure è curioso come la normalità possa diventare notizia, quando riguarda due volti che hanno scritto una pagina luminosa della televisione turca. Tra i fan, le correnti si dividono. C'è chi sogna già un ritorno ufficiale, chi parla di passi importanti all'orizzonte, chi invita alla pazienza. Sono pronti a fare il salto, si legge. Stanno ancora proteggendo ciò che conta, ribattono altri. In fondo, l'equilibrio tra cuore e privacy è una danza sottile, e Can e Dimet sembrano conoscerne bene i passi. Si mostrano un po', poi si nascondono, si avvicinano, poi si allontanano di un soffio, senza mai perdersi davvero. Un ultimo aspetto che ha colpito, la rete di amici che li protegge. Chi li circonda avrebbe scelto di rispettare ogni confine, accompagnandoli in ingressi separati, scudi umani contro gli obiettivi, silenzi al posto delle conferme. Nessuna foto di coppia, nessuna storia condivisa. Anzi, un'assenza calibrata di contenuti social, quasi a dire, questa parte è solo nostra. È una scelta netta, che però stuzzica e intriga, perché dove mancano le parole, crescono le ipotesi. Intanto, i ricordi di Erkençikus riaffiorano. La complicità nata sul set, gli sguardi in scena che sembravano più veri del copione, la scia di emozioni che i fan hanno tenuto stretta negli anni. È inevitabile chiedersi se quella sintonia, costruita lavorando fianco a fianco, sia la stessa che ieri, tra il frastuono di un concerto, ha ritrovato la sua lingua. Non servono dichiarazioni ufficiali per capirlo. A volte basta il modo in cui due persone occupano lo stesso spazio. Sullo sfondo, resta il tema del rispetto. Quanto si può raccontare senza invadere? Can, da sempre riservato quando si tratta di sentimenti, ha imparato a schermare la sua vita lontano dai set Dimet. Tra danza e recitazione, ha fatto del lavoro il suo porto sicuro. Eppure, lo sanno entrambi, il pubblico li sente un po' suoi. È il prezzo della luce. Un prezzo che ieri hanno scelto di pagare con moderazione, concedendo solo un frammento, una cornice senza quadro. E allora, cosa resta di questa notte? Un mosaico di segnali. Il passo coordinato nel buio, la risata trattenuta, la camicia che si intravede sotto la giacca, il blazer sui jeans, una mano che sfiora, il labiale di una frase troppo bassa per essere rubata. Resta l'immagine di due persone che hanno provato a essere invisibili e che, proprio per questo, sono diventate ancora più visibili. Resta la domanda che non smette di tornare: si sono ritrovati per davvero? Se ascoltiamo i sussurri, la risposta è meno lontana di quanto sembri. Alcuni sostengono che questa sia solo la prima di una serie di apparizioni studiate per normalizzare la loro vicinanza, per abituare il pubblico all'idea senza proclami. Altri parlano di un momento fragile, da proteggere, di un capitolo che ha bisogno di crescere al riparo. Di certo, il tempo ieri si è fermato per un attimo, e loro c'erano, fianco a fianco, a ricordare a tutti che non sempre serve dire, quando basta esserci. Noi continueremo a seguire ogni sviluppo, con la cura di chi sa che dietro i nomi celebri ci sono persone, scelte, equilibri. Intanto, il sipario si richiude su una serata che ha fatto rumore pur volendo restare segreta.
Se amate queste storie e volete scoprire cosa succederà tra Can Yaman e Demet Özdemir, restate con noi su Stelle Turche Rivelate. Iscrivetevi, condividete e diteci nei commenti, voi cosa avete visto in quegli sguardi? A presto!